Buongiorno, Giulietto Chiesa per pandoratv.it. La decisione del governo di rendere obbligatori per tutti i bambini da 0 a 16 anni ben 12 vaccini sta sollevando giustamente una vasta protesta popolare. Sono annunciate numerose manifestazioni in tutta Italia e centinaia di migliaia di persone sul web, sui giornali, in varia forma, stanno estendendo la protesta popolare. C'è grande ansia, peraltro del tutto giustificata, come vedremo fra qualche minuto. Si annunciano delle durissime misure repressive nei confronti di coloro che non accetteranno questa decisione o che comunque sono resistenti, fino addirittura alla minaccia della perdita della patria potestà. Io non sono contro i vaccini, l'ho già dichiarato, ma non sono né cieco né sordo. Da un lato c'è l'obbligo dello Stato di occuparsi di questioni di grande portata come questa, che riguardano appunto la salute, che è un diritto costituzionale di tutti. È ovvio che lo Stato deve intervenire, io mi guardo bene dal negare allo Stato, cioè all'organizzazione sociale nel suo complesso, di gestire questi problemi. Capisco anche molto bene che le nuove situazioni, l'ondata migratoria, le nuove condizioni di vita che si determinano aprono nuovi problemi. Dunque non è questa la questione. Ma la domanda è: perché questo provvedimento del tutto inusuale viene in questo momento e in questa forma? Peraltro 15 paesi europei non hanno l'obbligatorietà del vaccino e noi invece, Italia, in un colpo solo 12 vaccini vengono resi obbligatori. Eppure, statisticamente, siamo tra i paesi più sani del mondo, non c'è un'emergenza sanitaria in questo momento. Poi qualcuno ha suggerito di andare a vedere un po' all'indietro. Nel settembre del 2014 l'allora e attuale ministro della Salute Lorenzin andò negli Stati Uniti e su indicazione della Global Health Security Agenda l'Italia assunse la guida testuale nei prossimi anni delle strategie e delle campagne vaccinali nel mondo. Abbiamo preso un tale impegno negli Stati Uniti. Dunque il governo italiano sta eseguendo un mandato internazionale. La domanda che si pone è un mandato valido? Se ne è discusso in Italia fino ad oggi? Non mi pare che fosse al centro dell'attenzione. E tra l'altro questa decisione, lo ricordo, è stata presa con la partecipazione, era in delegazione, il professor Sergio Pecorelli, presidente dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Allora, perché nel 2015, cioè un anno dopo, Pecorelli si dimise dopo accuse gravi e gravi dubbi sui suoi legami con aziende farmaceutiche. Come sia finita l'indagine sul rettore dell'Università di Brescia non lo sappiamo. Vedremo di seguire questa vicenda, ma la domanda si pone: in che mani siamo se ci sono questi sospetti? Gentiloni, Premier, e la Lorenzin, annunciando questo provvedimento qualche settimana fa, che per fortuna, va detto, non è ancora stato approvato definitivamente, stigmatizzano atteggiamenti antiscientifici. Ma la mia domanda è: chi decide quali sono le teorie scientifiche e quelle antiscientifiche? Io so, come sapete molti di voi, che ci sono in materia di vaccini posizioni assai diverse, sostenute le une e le altre da scienziati di valore, da medici sperimentati, da statistiche accertate e accettabili.
Ricordo solo come esempio cosa disse il premio Nobel Luc Montagnier: se si negano i fatti semplicemente per evitare dei problemi, allora vuol dire che si rifiuta di riconoscere la realtà, e questo è antiscientifico, totalmente antiscientifico. Dunque è su questo che dobbiamo discutere. Come si arriva a queste decisioni? Si ascoltano tutte le voci? No, direi proprio di no. Il confronto tra le diverse posizioni non è stato fatto in modo libero, non è uguale. Il sistema mediatico, cioè giornali e TV, sposa quasi continuamente e sistematicamente le tesi ufficiali e demonizza quelle critiche, con scandalo, con toni anche spesso esagitati. Sappiamo però che giornali e TV sono al soldo dei loro proprietari e dei potenti. Non pensiamo, peraltro, che la rete, il web, dove siamo in questo momento, sia il luogo della verità. Noi non crediamo alle leggende metropolitane, ma siamo altrettanto certi che i potenti ci hanno mentito, ci mentono tuttora e non sono qualificati per la loro pulizia morale a prendere decisioni di questa importanza. Sappiamo che in questo campo, quello della salute, che è, come ho già detto, garantito dalla Costituzione italiana con un articolo apposito, c'è una disputa, ne va della vita e della morte, ed è giusto e sacrosanto che i cittadini difendano il proprio territorio, cioè il proprio corpo innanzitutto, come loro territorio primigenio. E allora andiamo a vedere, tra le altre cose, chi sono coloro che producono i vaccini, come li producono. Noi dobbiamo affidare a questo tipo di persone e di strutture la nostra salute. La questione che ci dobbiamo porre è: ci dobbiamo fidare di questa gente o no? Ci sono per esempio autorevoli analisti che hanno accertato che in molti vaccini sono presenti sostanze che non dovrebbero esserci, oppure ci sono sostanze di cui bisogna verificare la necessità. Ci sono calcoli nella produzione di questi vaccini che sono di puro carattere economico, ma che non necessariamente garantiscono la bontà, non del vaccino in sé, ma del modo come viene prodotto. Per esempio, la GlaxoSmithKline GSK è e sarà il nostro fornitore, è uno dei leader mondiali, si capisce, ma la domanda sulla sua affidabilità resta intera. Invece, se vogliamo andare a vedere come ne parla Wikipedia, che è il Vangelo della verità, non pare che questa Glaxo sia molto affidabile. Mi affido a queste fonti, naturalmente, le quali citano alcuni casi clamorosi che non sono solo presenti su Wikipedia, ma sono facilmente rintracciabili nella pubblicistica internazionale. Nel 2012 la Glaxo GSK è stata protagonista della più grande frode sanitaria degli Stati Uniti e ha accettato di pagare risarcimenti per 3 miliardi di dollari per avere promosso illegalmente prescrizioni per non avere dato informazioni corrette sull'uso e sui rischi dei farmaci, tenuto conto che i farmaci in questione erano venduti, si tratta di una multinazionale gigantesca su scala mondiale. Solo uno di questi aveva prodotto vendite pari a 11,6 miliardi di dollari. Credo che fosse la paroxetina, ma insieme alla paroxetina altri farmaci come Avendia, Ribena, erano medicine variamente sospette che hanno provocato danni e decessi e per le quali la Glaxo ha dovuto pagare senza battere ciglio centinaia di milioni di dollari di multe. Per fare un esempio italiano, nel 2004 la Guardia di Finanza mise sotto inchiesta proprio la Glaxo 273 impiegati accusati di aver investito 152 milioni in regali come apparecchi fotografici, computer, vacanze per medici, farmacisti, eccetera. Certo, con questi profitti vertiginosi si può pagare un esercito.
Nel luglio del 2013 lo scandalo avvenne in Cina, dove sempre la Glaxon usò 700 agenzie di viaggi e di postali per recapitare tangenti a dirigenti di ospedali, medici, farmacisti che prescrivevano i suoi farmaci. Il 16 aprile del 2014 il Wall Street Journal rivelava che mazzette venivano distribuite dalla Glaxo in Polonia perché venisse prescritto ai pazienti un farmaco antiasmatico, il Seretide. L'elenco è lunghissimo, ma qualcuno devo ancora aggiungere. Nel 2012 un tribunale argentino condannò la Glaxo per aver sperimentato il vaccino contro la malaria su bambini di famiglie indigenti. Il risultato: 14 decessi, ma a quanto pare sperimentazioni umane indirette sono state effettuate, dice sempre Wikipedia, in una lunga catena di paesi latinoamericani, Colombia, Panama, Bolivia, in Africa, Tanzania, Mozambico, Kenya, Costa d'Avorio. Questo pubblica Wikipedia, aggiungendo che la Glaxo in genere ricorre in appello contro le denunce o le condanne, dicendo che le famiglie erano al corrente del rischio di eventi avversi, testuale. È un po' come quando andate in banca e vi vendono dei derivati e dopodiché voi che non sapete niente di che cosa sono i derivati, non lo sa neanche chi ve li vende, voi magari firmate perché vi dicono che avrete dei rendimenti spettacolari e poi invece non è così, ma poi invece si scopre che avete letto male e queste garanzie non c'erano, ma voi pensavate di averle avute. Ecco, più o meno così. Gli eventi avversi vengono scritti in piccolo, in fondo, quando vengono scritti. E in ogni caso il confronto è impari. Una famiglia africana povera contro un gigante industriale mondiale. Indovinate chi vince in questi processi? Circola in rete una bella domanda. Glaxo più Renzi uguale disegno di legge Lorenzin? Punto interrogativo. Il punto interrogativo è legittimo. Ma c'è una serie di dati di fatto. Nel dicembre 2015 lo stabilimento Glaxo di Siena era a rischio licenziamenti e la direzione della Glaxo Italia aveva varato un piano di ridimensionamento che prevedeva la chiusura del centro di ricerca e produzione antibiotici di Verona, con possibili licenziamenti per oltre 600 persone. Nell'aprile del 2016 la Glaxo improvvisamente cambia idea, non solo non licenzia più, ma investe in Toscana 1 miliardo di euro. Pochi giorni dopo il governo, sotto la presidenza Renzi, stanzia 10 milioni di euro per l'acquisto alla Glaxo di 50.000 dosi di vaccini anti-meningite. Io non sono un medico, non sono uno specialista, guardo le cifre. Non sono neanche un giudice inquirente, ma a occhi e croce io penso che un magistrato competente potrebbe aprirci un fascicolo per andare ad accertare questi comportamenti. Qui non è questione di qualche scambio di favori. Certo, 600 licenziamenti sono un problema, sicuro, ma è in gioco la salute di 60 milioni di persone. E quelli che abbiamo di fronte sono dei giocatori che sanno come si gioca la roulette e hanno molti soldi da giocare, sanno come si fa. Quindi stiamo attenti a 3 cose fondamentalmente: a come si prendono le decisioni, a chi le prende e a chi queste decisioni possono portare vantaggio. Credo che ci sia più di un motivo per chiedere che il disegno di legge della ministra Lorenzin sia fermato e che si apra un vero dibattito nel Paese su che cosa abbiamo bisogno tutti per essere più sani e perché i nostri figli vivano in un ambiente dove la loro salute è garantita. E buon viaggio a tutti intorno al sole. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it